Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete sono stato via per la fiera del Key Energy di Rimini, adesso riprendiamo con tutti gli arretrati che ci sono da fare. Nuova Power Station, arriva dal sito geekboeing.com, non abbiamo niente di particolare, però il mio lavoro è farvi conoscere un po' tutti i prodotti che mi capitano sotto mano. Parlando di Power Station non abbiamo novità in questo prodotto, non abbiamo caratteristiche particolari, non abbiamo un prezzo particolarmente basso, abbiamo una normale Power Station come ne abbiamo già provate molte. Questa si chiama Tal Power, modello chiamato V2004 perché è in uscita sulle prese, sulle spine a 2400 watt, quindi una Power Station media, con il solito accumulo da 2 kWh. 2160 Wh per una Power Station che mi era proposta a 899 euro, sicuramente riuscirò ad avere qualcosina di sconto, un 50 euro giù di lì. Vi lascio tutto in descrizione, il link da usare, il codice sconto da applicare al checkout. Un buon prezzo per un prodotto che funziona correttamente, non abbiamo riscontrato particolari difetti, malfunzionamenti, nulla di tutto questo, però neanche qualcosa in cui eccelle. Come taglio è quello che però mi chiedete più spesso anche in negozio, quindi magari a qualcuno può interessare. Prima di andare avanti col video mi raccomando un'iscrizione che ci va solo un click. Controllate se siete iscritti, perché se magari non siete tanto attivi YouTube in automatico toglie le iscrizioni. Procediamo con lo spacchettamento, facciamo un po' di test, quelli che faccio di solito, senza soffermarci più di tanto perché, ripeto, non abbiamo niente di particolare. Buon video! Allora, scatola di cartone senza reggette, ma abbiamo almeno la doppia scatola. Protezione diciamo proprio al minimo sindacale, manuale che adesso analizziamo. Allora, la Power Station ha due maniglioni, la tiriamo fuori. Eccola qui, mi sembra di avere un terribile déjà vu. Notiamo molti dettagli che la fanno assomigliare a qualcosa di già visto, però comunque analizziamola. È chiaro che richiama immediatamente le Fossibot, le Soral Play, secondo me gira e rigira arrivano tutte dalla stessa zona. Comunque analizziamola, vediamo un po' com'è fatta la costruzione, cerchiamo di capire qualcosa in più. Partiamo dalla dotazione. Abbiamo comunque un manuale cartaceo con anche l'italiano. Per quanto riguarda la dotazione dobbiamo fare riferimento al cassetto superiore, anche qui va bene, inutile dire per tutto il video che ci sono delle similitudini. Cavo di ricarica MC4 non troppo fine, abbastanza morbido, non è malissimo, con una lunghezza che è di circa 50 cm, però con piacere vediamo che utilizzano l'XT90. È sempre preferibile all'XT60 anche per basse potenze. Il cavo è un 14 AVG, il connettore è ben fatto e rinforzato, quindi nulla da dire. Cavo di ricarica accendisigari XT90, quindi non c'è l'adattatore MC4, diretto XT90 anche lui, che va bene. Certo, questo è un ottimo connettore, questo no, perché anche caricando solo a 100 watt con l'accendisigari questi tendono sempre a scaldare, però lo danno non sempre c'è. Cavo di ingresso diretto per la ricarica con spinasciugo, questo è il vano, tra l'altro non è regolare, ha delle protuberanze, delle rientranze, comunque sempre comodo averlo per portarla senza dimenticare qualche cavo a casa. Full black, plastica che un po' di croccantezza ce l'abbiamo, intanto analizziamola. Allora, lato destro maniglioni, non ci sono rinforzi in gomma, è tutta plastica, nessun accorgimento particolare, il livello insomma fly down. Sportello col push, quindi non dobbiamo incastrare le unghie. Abbiamo ben 3 sciuco, quindi abbastanza comodo, con il suo pulsante di attivazione che non è illuminato. E qui ci sono 2 griglie con 2 ventole fisiche montate. Sull'altro lato di nuovo 2 ventole, griglie, stessa costruzione, altro sportello col push, interruttore di protezione per sovracorrenti. Che cosa abbiamo? L'ingresso 230 e l'ingresso XT90. Qui ci sono le raccomandazioni, mentre qui abbiamo le indicazioni. 11.5 volt a 50, quindi non 60 ma 50, massimo 500 watt. Lo sportello pasce comodo, però vedete che rimane un gradino, insomma l'assemblaggio è quello che è. Comunque connessioni protette e non dobbiamo incastrare le dita.
Sulla parte sotto abbiamo 4 piedini in gomma e 4 filetti che potrebbero anche tornare comodi in qualche installazione per evitare che la Power Station vada in giro, quindi senza mettere cinghie e sistemi strani, magari installandola in un camper a pavimento si può fare una piastra, la avvitiamo direttamente in questi filetti e rimane un lavoro più pulito. Questa cosa dovrebbero pensarci anche gli altri. Guardiamo subito le caratteristiche. Modello V2004, 2400 watt chiaramente in uscita, abbiamo visto l'ingresso in DC da 11,5, quindi funziona in auto a 50-500 watt, batteria a 48 volt 2160 Wh, quindi più di 2 kW. Carica da AC massimo 1100 watt, l'uscita l'abbiamo già vista e ha la funzione UPS. Serial number, made in China, marchio c'è, ioni di litio, LiFePO 4, insomma, le informazioni prettamente necessarie. Parte frontale, abbiamo pulsante d'accensione generale, il selettore per decidere in modo rapido, qui non c'è l'applicazione, quanto caricare da rete e andiamo da 300 a 1100 watt. Questo è sempre comodo averlo. Luce frontale con pulsante, tutti i pulsanti non sono illuminati, è tutta plastica basilare. Qui c'è il suo adesivo, pulsante delle USB, power delivery da 100, da 20 ne abbiamo 3, tutte USB Type-C, 2 USB tipo A Quick Charge 3.0. Parte in DC con il suo pulsante, 2 uscite 12 3 A, sono sempre comode magari per collegare delle telecamerine, il router, qualche striscia LED. Accendisigari 12 volt 10 A che non è molto utile, però di utile invece abbiamo l'uscita 12 volt 25 A XT60. Questa sì che è comoda, perché da qui potete alimentare tranquillamente tutte le utenze, ad esempio di un camper o un impianto luci con parecchi LED, perché abbiamo 25 A sul 12. Assolutamente niente male. Vediamo se si accende. Non è arrivata ibernata, il display è molto grande, protetto da pellicola, non è touch. Ora fa un check delle ventole, tutto ok. Basilarissimo, arriva già impostata a 50 Hz, ma eventualmente si può cambiare a 60 con una sequenza di tasti. Percentuale tempo residuo, ingresso che non è separato tra AC e DC, uscita che non è separata tra AC e DC. Il selettore, qui non c'è un puntino, non c'è nessun riferimento, comunque ogni volta che cambiate impostazione cambia anche a display. Accendiamo le uscite AC, simbolo AC, il display è praticamente quello della Solar Play. Accendiamo le USB e si accende il simbolo delle USB, accendiamo il DC e si accende il simbolo dell'XT60 e dell'accendisigari, accendiamo la luce che ha una tonalità abbastanza naturale. Abbiamo finito per quanto riguarda i comandi. Spegniamo le USB, spegniamo queste, spegniamo la parte AC, la mettiamo in carica, proviamo il selettore, proviamo l'ingresso dei pannelli solari, facciamo qualche veloce test. Entriamo direttamente con il 230 volt. Si accende il simbolo UPS, segnala che è in carica tramite spina, parte la ricarica, adesso ci mette qualche secondo. Si attesta subito a 300 watt impostati. Vedete che non è salita gradualmente, ma è andata di botto a 300. 300 ci può stare. Partono subito le ventole che sono tollerabili. 56 dB. Vediamo cosa succede se alziamo a 1100. Vedete che l'input passa di botto a 1100 watt, aumentano di intensità le ventole, aumentano progressivamente sempre di più, vediamo a quanti dB arriviamo. Siamo a 65 dB, anche 67, e sicuramente le potete percepire anche dal mio microfono. E quando carichiamo a paletta le ventole fanno baccano da questa parte e anche da questa. Qui buttano fuori, qui buttano dentro, quindi l'aria calda esce a destra. Ora ristabiliamo una situazione più soft, scendiamo a 300 watt, le ventole progressivamente scenderanno, quindi non ha un sistema che in base a quanto scalda regola la velocità. Ha un sistema che in base alla potenza che gira gestisce direttamente la potenza delle ventole. Ci può stare per evitare comunque un principio di surriscaldamento, però è un rumorino da tenere in considerazione.
Ok, dopo un po' le ventole si spengono, iniziamo a testare la ricarica in DC da accendisigari, vediamo se carica a 90-100 watt. Con accendisigari parte la ricarica che si attesta a 98 watt spaccati. In questa condizione, ad esempio, ci dice che con l'accumulo 36% ci andrebbero circa 16 ore per portarla a carica completa. Ma mediamente col 12 volt i valori sono sempre questi. Ogni qualvolta utilizziamo un ingresso partono comunque le ventole che girano ancora per un attimino, dopo qualche secondo poi si arrestano. Questo leggero rumorino di raffreddamento c'è sempre in ogni condizione di lavoro. Ora proviamo invece ad entrare direttamente con 48 volt che sono quasi i suoi 50 di limite. Parte la ricarica in DC, si attesta in questo caso sui 360 watt circa. Io so che la tensione è esattamente 48 volt. 370 watt a 48 volt sta tirando 7.7 ampere. È un MPPT con ingresso fino a 50 volt, massimo 500 watt. Però 500 diviso 50 farebbe 10 ampere, invece in questa condizione sta lavorando a 8 ampere scarsi. Impostiamo l'ingresso a 300 watt per quanto riguarda la C e vediamo se somma le potenze, quindi se a questi 361 ne aggiunge altri 300 quando collego la C. Sì, riesce a gestire i due ingressi insieme, perché mi tiene l'XT60, mi tiene l'ingresso con la spina da rete AC, sta sommando le potenze e se alzo a 1100 vedete che somma i 1100 della C più l'ingresso che riusciamo a dargli sulla parte in DC. Fa la somma esatta 1 a 1, c'è questa cosa che a display mi visualizza subito la potenza massima, non c'è un innalzamento graduale come vediamo sulle power station, diciamo di qualità superiore, e parte poi immediatamente la ventola alla massima potenza. Ora la faccio arrivare al 100% e facciamo poi qualche prova. A few moments later. Allora, quello che è interessante è che nella fase finale, dopo il 90%, anche se siamo impostati a 1100, avete visto che aveva ridotto la potenza di ricarica. Se io ad esempio l'ho imposto a 300, l'ultimo 10% lo fa comunque a circa 160 watt, il che è buono perché almeno la fase terminale di ricarica della batteria la completa in modo più soft. Io intanto mi sto preparando per fare tutte le varie prove. Allora, ho messo un po' di roba in carica per testare la parte USB, l'iPhone senza problemi, quest'altro telefono che va in ricarica rapida, nessun problema sulle altre porte. Questa power bank ad esempio con un cavo di adeguata potenza sulla power delivery da 100 watt sta tirando quasi 100 watt, 98,5, infatti la macchina in erogazione sta dando 120 watt, 125, insomma oscilla in base ai device. Tutta la parte USB, anche stracaricando le uscite, funziona regolarmente. Allora, ricarica completata, arrivata al 100%, come abbiamo visto la fase finale diventa molto lenta, è rimasta parecchio tempo al 99 anche perché probabilmente il BMS si doveva allineare. Iniziamo a fare tutte le prove del caso, quindi uscita monofase quando collegata alla rete, vediamo cosa succede senza rete, va via l'UPS e abbiamo una perfetta uscita bifase come al solito. Riattacchiamo la rete, lampadina collegata è in modalità UPS, stacchiamo l'ingresso, vediamo se percepiamo uno sfraffallio, una veloce interruzione. Velocissima, c'è, ma velocissima. Uscita sinusoidale che è pressoché perfetta con la rete collegata. Adesso vedete che è ripartito anche un input perché si vede che la percentuale è scesa un pelo, ma comunque visualizza 100%. Stacco l'ingresso, teniamo d'occhio l'oscilloscopio, diciamo che rimane un'onda sinusoidale abbastanza bella, continuo a fare le prove del carico in uscita e tutto quanto, poi alla fine la colleghiamo qui al piano per vedere come si comportano le luci, i trasformatori eccetera. Allora si ferma la ricarica perché è tornata a 100, attacco il radiatore svedese e vedete che qua invece abbiamo il bypass effettivo da rete, preleva quello che dà in uscita in ingresso per fare il bypass diretto e tenere la batteria al 100%.
Se noi abbassiamo il valore in ingresso, lo portiamo a 300, vedete che lei comunque fa la modalità OPS e quindi comunque prende in ingresso quello che c'è in uscita anche se abbiamo impostato 300 watt. Se io invece tolgo l'ingresso, continua chiaramente ad alimentarmi il carico in uscita, vedete che i watt scendono leggermente, ma continua comunque ad alimentarmi il carico, partono le ventole, continua ad alimentarmi il carico, la faccio scendere di qualche punto percentuale, gli ridò il grid, la rete, e vediamo se poi carica alla potenza di uscita o alla potenza impostata di 300 watt. Già che ci siamo per farla scendere di capacità, attacchiamo anche la pistola termica, così facciamo anche uno stress test. Ok, anche mettendo la pistola termica al massimo, che è un carico resistivo, rimane comunque a 2400 watt di uscita massima. La teniamo qualche minuto in questa condizione, così vediamo se regge il carico, se rimane tutto stabile. Chiaramente, oltre al casino della pistola termica, ci sono le ventole che sono partite, non è caldissima, però comunque stanno girando ad un'alta velocità. Lasciamola un attimo andare giù, magari sotto il 90%, e poi proviamo a riattaccare il grid con il radiatore svedese in uscita. Siamo intanto arrivati all'89%, le ventole facevano abbastanza baccano, adesso cominciano già a scendere perché rimane solo il carico del radiatore svedese. Diamo ora il grid d'ingresso che era rimasto impostato a 300 watt e vediamo cosa succede. È partita una ricarica a 980 watt. Adesso stacchiamo il radiatore svedese, non aggiunge quei 300 impostati perché siamo a fine ciclo di carica, quindi comunque carica a meno di quello che abbiamo deciso qui. Stacchiamo di nuovo l'ingresso, adesso proviamo ad attaccare qua il piano per vedere come si comporta realmente. Allora, la Power Station sta alimentando il piano, 230 watt in uscita. Partiamo subito dalle cose delicate come la plafoniera col tubo neon a LED che si sta comportando molto bene, nessunissimo tipo di problema. Avevamo visto ultimamente che il motore del basculante ronzava un po' e lo fa proprio poco, quasi impercettibile. Per quanto riguarda le altre luci, abbiamo l'altra plafoniera con tubi a LED che funziona regolarmente, dispositivi elettronici in carica, tutto normale, dispositivi wifi Tuya correttamente alimentati, quindi funzionano e vanno online anche con la bifase, luce dello studio regolare, computer acceso, nessun problema, tutte le periferiche di comandi vocali eccetera attivate. Direi che prova alimentazione casa l'ha superata. Allora iniziamo il test di durata, accendiamo la nostra Tal Power che ho portato al 100%, aveva finito di caricare quindi completamente piena. La testiamo in autonomia con un radiatore a infrarossi, parte l'inverter, dovrebbe attivare l'uscita, 280 watt circa, mi dà autonomia di 6 ore. Nella realtà dei fatti adesso sono le 17:21, iniziamo a fare un paio d'ore e vediamo come va. Allora siamo al 70%, 19:07, io adesso vado a casa, sospendiamo, riprendo domani. Il giorno seguente riprendiamo i test 13:10, accendiamo la Power Station che è rimasta al 70, accendiamo l'uscita C, parte l'inverter, 280 watt, 13:10, andiamo avanti col test. Allora, aggiornamento, siamo al 30%, sono le 15:35, la portiamo alla fine. Allora, siamo arrivati alla fine, 1% continua a erogare, quando è arrivata al 10 ha iniziato a fare un bip bip, ma non ha interrotto, non ha cambiato nulla, anche adesso che è arrivata all'1, dal 10 all'1 non ha fatto nessun rumore, nessuna segnalazione. Siamo alle 17:31. Ok, prodotto che si è comunque comportato bene, nessun problema, onestissima, senza infamia e senza lode, come dice chi è molto più famoso di me. Mi raccomando, a volte mi chiedete se gli oggetti dei video li vendo, assolutamente sì. Cercatemi su subito.it perché le inserzioni che iniziano con Massi D, scritto così, Massi D, sono le cose che metto in vendita dopo averle recensite. Oppure, se siete interessati, mi contattate direttamente, potete anche venire a ritirare di persona in negozio. Questo è tutto, al prossimo video, grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.